San Francesco d'Assisi, nato in una famiglia benestante, abbracciò una vita di semplicità e santità. Nel cuore dell'Italia, il suo viaggio iniziò ad Assisi, tra le dolci colline dell'Umbria. Suo padre, un ricco mercante di tessuti, desiderava una vita agiata per suo figlio. Tuttavia, Francesco cercava qualcosa di più, un desiderio di qualcosa di più grande. La guerra e i disordini avvolgevano il mondo e Francesco ne fu testimone degli orrori. Durante la sua prigionia visse una profonda trasformazione e rifletté sul vero significato della sua vita. Nella profondità della sua disperazione udì una voce, una chiamata a ricostruire la sua chiesa. Francesco rinunciò alla sua vecchia vita e abbracciò la povertà assoluta. Abbandonò la sua eredità e i suoi abiti raffinati per una vita di servizio. Predicava la pace e l'amore, sfidando il materialismo e l'avidità della società. Il suo messaggio risuonava con la gente. La sua sincerità era innegabile. La natura divenne la sua casa, le sue creature i suoi compagni. Predicava agli uccelli, parlava con i lupi e abbracciava i lebbrosi. La sua vita, un esempio vivente degli insegnamenti del Vangelo, continua ad ispirare. Per Francesco, la povertà era una pratica spirituale, uno stile di vita. Abbracciando la povertà, cercava di avvicinarsi a Dio. I suoi seguaci, ispirati dal suo esempio, rinunciarono ai loro averi. Insieme formarono una confraternita basata sulla povertà, la castità e l'obbedienza. Vivevano semplicemente, mendicando il cibo e condividendo tutto ciò che avevano. Le loro vite erano piene di preghiera, contemplazione e servizio agli altri. Gli insegnamenti di Francesco enfatizzavano l'umiltà e l'amore, vedendo Cristo in ogni persona. I miracoli lo seguirono, ma il più grande fu la trasformazione che ispirò. Ricevette le stigmate, a conferma del suo status di santo vivente. La sua vita, una testimonianza del potere della fede e dell'amore, andava oltre i miracoli. Fondò un ordine religioso che continua a prosperare ancora oggi. I frati e le suore francescane continuano a servire i poveri e gli emarginati. Il suo amore per la natura risuona profondamente nel nostro mondo moderno. È riconosciuto come il santo patrono dell'ecologia, ricordandoci di prenderci cura del nostro pianeta. Sono passati secoli da quando Francesco ha camminato sulla terra, ma il suo messaggio resiste. In un mondo consumato dall'avidità e dalle turbolenze, i suoi insegnamenti offrono un percorso verso la pace. Ci invita a vedere la scintilla divina in tutta la creazione, riconoscendo la nostra interconnessione. La sua eredità è un faro di speranza che trascende i confini culturali e religiosi. San Francesco d'Assisi, uomo di pace, amante della natura, servitore dei poveri. La sua vita, una testimonianza del potere trasformativo della fede, della compassione e dell'amore. Possa il suo esempio ispirarci a vivere con semplicità, amare più profondamente e servire con tutto il nostro cuore. Canonizzato appena 2 anni dopo la sua morte, la sua influenza fu immediata e profonda. La sua vita e i suoi insegnamenti continuano ad ispirare milioni di persone in tutto il mondo. Ci ricorda che la vera felicità si trova nell'amore, nel servizio e in una profonda connessione con Dio. In un mondo guidato dall'avidità e dal conflitto, i suoi insegnamenti offrono un percorso verso la guarigione. Ci invita ad abbracciare la semplicità, a vivere l'amore e a vivere
in armonia con la natura. San Francesco d'Assisi, il santo patrono degli animali, dell'ambiente e della pace. Possa la sua eredità ispirarci a vivere con il cuore aperto ed essere strumenti di pace. Se questo video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al nostro canale e condividilo con i tuoi amici e familiari. Aiutaci a diffondere l'eredità di San Francesco d'Assisi e a far crescere il nostro canale in tutto il mondo.